Partiamo dall'inizio, Castelnuovo Cilento. Quest'anno abbiamo la novità della bicicletta a pedalata assistita e come sempre siamo belli carichi. Comunque sappiamo che sarà un viaggio impegnativo e che potrà anche regalarci molte emozioni. La giornata è calda e splendida e da questo piccolo e bellissimo borgo medievale, culminante coi resti del castello, si gode di una vista strepitosa sulle colline circostanti e fino al Mar Tirreno. Si parte in discesa, ma a Velina, dove ci fermiamo per l'acquisto di 2 panini al formaggio, si inizia già a salire verso Stella Cilento. L'ambiente si fa subito più selvaggio. Siamo alle pendici del Monte Stella, che con i suoi 1130 metri è uno dei più alti della zona. A San Giovanni, proprio al bivio per Ammalafede, si apre davanti a noi un bellissimo cortile con alberi e tavolini dove una signora ci serve le prime 2 birre del viaggio. Questi sono momenti che apprezziamo molto e non solo per dissetarci, ma anche perché uniscono la gradita pausa al contatto con le persone del luogo. Attraversata Celso, arriviamo a Pollica, che si affaccia sul mare a quasi 400 metri di quota. Questo borgo è famoso anche per essere la sede del Centro Studi della Dieta Mediterranea, che nel 2010 è stata inserita dall'UNESCO nell'elenco dei beni materiali dell'umanità. Lasciato questo borgo antico, si comincia a scendere decisamente verso il mare. Ormai puntiamo dritti alla spiaggia di Aceroli, una delle più belle del Cilento. Purtroppo oggi è battuta da un mare impetuoso. Riusciremo a fare un bagno lo stesso? La spiaggia del Porto Vecchio di Acciaroli è la nostra salvezza. Oggi il mare è molto più tranquillo e la spiaggia deserta e caraibica invoglierebbe a fare un altro bagno, ma stamattina fa abbastanza fresco e quindi proseguiamo. Passati i borghi di Agnone e San Nicola a Mare, risaliamo un costone dove predomina un bellissimo bosco di maestosi pini di Aleppo. La zona attorno a Punta Licosa sembra interessante, per cui facciamo una piccola deviazione e andiamo a percorrere le stradine del litorale tra pini di Aleppo e bellissimi eucalipti che ci ricordano la Galizia. Appena usciamo dal bosco, di fronte a noi si staglia la linea di cresta dei Monti Lattari, ossatura della penisola sorrentina. Seguendo il sentiero, lungo la riva, scorgiamo in posizione davvero superba Castellabate. Tra poco saremo lì. Giunti in paese, andiamo a sederci ai tavolini di un bar in piazza Mattarazzo, a lato di una bellissima residenza storica, terrazza formidabile sulla costa verso sud e sulle colline cilentane circostanti. A questo punto puntiamo verso l'interno. Il prossimo borgo arroccato è Perdifumo, sede municipale della zona, vanta una bellissima posizione arroccata da dove si scorge ancora il mare. La strada corre in un bellissimo bosco e a bordo strada cominciano ad apparire i primi ciclamini che saranno sempre presenti per tutto il viaggio. Stranamente però non profumano come quelli delle nostre montagne. Scopriamo infatti che si tratta della varietà napoletana. Al centro di Vatolla, famosa per le cipolle che merita la deviazione, si erge monumentale la grandiosa e antica residenza dei Vargas.
Da Mercato Cilento proseguiamo lungo una bella dorsale, dalla quale si dominano entrambi i versanti. A destra compare il borgo di Rocca Cilento, mentre a sinistra luccica ancora il mare. Subito dopo appare il grandioso castello di origine longobarda. Questo è uno dei luoghi simbolici del Cilento. Fu al centro di molti eventi storici e anche capoluogo della baronia del Cilento. Dalle sue mura si domina tutta la sottostante valle dell'Alento. Ormai siamo a Laureana, dove ci fermiamo in un bed and breakfast che sorge in posizione meravigliosa e da dove ci godiamo un grandioso tramonto che si apre davanti a noi sul golfo di Salerno e sulla costiera amalfitana. Come consuetudine partiamo intorno alle 9 e ritornati a San Martino riprendiamo il tracciato della via Silente. Ad un certo punto in lontananza compare Trentinara, altro luogo simbolico del Cilento. Una leggera discesa ci porta fino a Torchiara, poi una leggera salita a Prignano, poi ancora discesa ed infine salita fino a Monte Cicerale. La via Silente è così. Poco dopo entriamo a Cicerale, che è la patria dei ceci. Al primo mini market ci fermiamo per farci il panino. Non di ceci naturalmente. Dopo questo bel borgo inizia una discesa piuttosto lunga. L'ambiente è selvaggio e Trentinara è quasi sempre di fronte a noi. La strada corre tra olivi e querce ed è davvero bella. Quando entriamo in paese è quasi ora di pranzo. Questo luogo è conosciuto come la terrazza del Cilento e quando seguendo una viuzza si arriva in questa piazza panoramica restiamo senza parole. Lo sguardo spazia quasi a 360 gradi sul mare e sulle colline circostanti. La strada provinciale 13B, che ora percorriamo per 15 km, corre appesa ad un ripido pendio che dal Monte Fesole arriva al Monte Faito. Siamo sempre sui 600 metri. Passiamo per due borghi molto belli, Monforte Cilento e Magliano Vetere, mentre il panorama sulla valle sottostante è incantevole. Ancora qualche chilometro di falsopiano e quando inizia la discesa arriviamo a Stio. Mancano ancora 20 km a Felitto, ma questo sarà l'ultimo paese che incrociamo prima di arrivarci. L'ambiente ora è particolarmente selvaggio, siamo sempre immersi in fitti boschi e non incrociamo nessuno. Dopo Stio si continua in discesa, anche piuttosto ripida, fino a quando non superiamo il Calore e un suo affluente. Questi lunghi tratti incontaminati sono una caratteristica peculiare di questo itinerario, un'icona della via Silente. Da questo punto la strada torna a risalire leggermente e prima della discesa finale compare di fronte a noi Felitto. Ormai la meta è vicina. Prima di raggiungerlo però passiamo per la zona delle famose gole del fiume Calore, dove domani abbiamo in programma di fare una passeggiata. A questo punto risolviamo il paese e dopo qualche dubbio entriamo nel borgo antico dove si trova il B&B che abbiamo prenotato, il Rifugio del Calore. Ieri, oltre alla gita alle gole del Calore, abbiamo percorso gli stretti vicoli del centro storico di Felitto, un vero labirinto dove perdersi e ritrovarsi diventa quasi un gioco. Oggi iniziamo con una discesa e puntiamo verso i Monti Alburni, che assieme al Cilento e al Vallo di Diano formano il parco nazionale all'interno del quale corre la via Silente. Poco dopo la strada è chiusa per frana
e su consiglio di due signori stretti dentro una minuscola ape car deviamo lungo una variante. E che variante? È la direttissima per Castel San Lorenzo con pendenze che sfiorano il 30%. Adesso la strada si fa panoramicissima e appena dopo ci appare Rocca d'Aspide, con il castello dei principi Filomarino del XIV secolo che la sovrasta in maniera spettacolare. Attraversato il paese inizia una bellissima discesa, che partendo proprio a ridosso delle case arroccate di Rocca d'Aspide, punta decisamente verso gli Alburni. Oltrepassato per l'ultima volta il fiume Calore, si ricomincia a salire e in poco tempo siamo a Controne, borgo conosciuto per i suoi buonissimi fagioli. A questo punto la salita si fa cattiva, ma l'ambiente diventa particolarmente selvaggio e il traffico è inesistente. Le falesie degli Alburni ci sovrastano quasi ad intimorirci, ma noi proseguiamo. Pedaliamo in mezzo agli ulivi e subito dopo una curva compare Postiglione, arroccato attorno al suo colle. Un elegante viale alberato porta in centro e al cospetto di un bellissimo pioppo bianco piantato nel 1799 dai giacobini del paese. Quando incontriamo Sicignano degli Alburni, paese delle castagne, siamo molto vicini alla Basilicata. Appena oltrepassate le ultime case del paese, entriamo in un fantastico bosco di castagni. La strada è una distesa di ricci, ma gli alberi ne sono ancora strapieni. Fra poco ci sarà la sagra paesana e sono tutti piegati a raccogliere questi prelibati frutti. Usciti dal bosco, raggiungiamo la panoramica sella che ci divide da Petina. La veloce discesa ancora in mezzo ai castagni ci porta a questo grazioso paese dove abbiamo prenotato alla casa del prete nel centro storico. Lasciato il B&B, ripercorriamo piazza Umberto I e alla rotonda prendiamo naturalmente la strada più ripida, quella che porta a Roscigno. E appena lasciate le ultime case di Petina, entriamo in un immenso bosco di castagni, colmi di frutti maturi pronti a cadere. In realtà anche la strada è coperta da un tappeto di ricci pungente. Salendo di quota, dobbiamo arrivare ai 1230 metri del passo. Il bosco cambia e diventa una straordinaria foresta di faggi. Ancora un luogo magico in questo viaggio. In cima al passo si aprono alcuni alpeggi, con mucche e capre che pascolano in tranquillità. Poco dopo, con una piccola deviazione, visitiamo il santuario della Madonna della Montagna, un luogo ameno con un panorama mozzafiato. A questo punto inizia la discesa vera e propria, che in maniera diretta e molto ripidamente ci porta a Sant'Angelo di Fasanella. Qui ci rechiamo a visitare la bellissima chiesa rupestre nota come Grotta dell'Angelo, un luogo davvero affascinante. Lasciata la chiesa, risaliamo in centro, dove seduti in piazza ci mangiamo 2 buonissimi piatti di melanzane sott'olio, fatte in casa dalla proprietaria dell'unico locale aperto in questo paese. In discesa entriamo a Roscigno Vecchia, che è uno dei luoghi emblematici della Via Silente. Abbandonata da più di un secolo per via di alcune frane che la minacciavano, è rimasta tale quale e in effetti vi regna un'atmosfera d'altri tempi. Ritornati sulle provinciali ci dirigiamo verso l'agriturismo Villa Vea, dove abbiamo prenotato, e che si trova tra Roscigno e Bellosguardo, altro paese arroccato di questo splendido itinerario.
Lasciamo Villa Vea, che è davvero in posizione invidiabile, ed iniziamo in una bella discesa fino al ponte sulle gole del fiume Sammaro. 130 metri sotto di noi ci sono le sorgenti di questo fiume e noi ci accingiamo ad andarle a visitare. Con una discesa molto ripida, in pochi minuti siamo sul fondo della gola e seguendo le indicazioni arriviamo all'ingresso di una grotta da dove esce l'acqua e fatti pochi passi ci troviamo al cospetto della sorgente. Un luogo molto suggestivo. Risaliamo con calma e ritrovate per fortuna le biciclette, in poche pedalate siamo a Sacco. Superato il paese prendiamo la provinciale che si inerpica su per le rocce del Monte Motola. Questa strada è davvero spettacolare, letteralmente tagliata nella roccia su un panorama infinito. Fatta una curva a destra lasciamo le rocce ed entriamo in un bellissimo bosco. L'ambiente continua ad essere aspro e selvaggio e ad un certo punto si aprono dei pascoli, segno inequivocabile che i 1026 metri della sella del Corticato sono vicini. Appena superato il passo, in fondo alla discesa già scorgiamo Teggiano, in cima al suo colle. Intorno a noi invece pascolano liberamente alcuni cavalli. La discesa è entusiasmante, non incrociamo nessuno. O quasi. Arrivati a valle, imbocchiamo la strada che aggirando il colle arriva in cima al paese. In centro ci accoglie una bella piazza dove ci accomodiamo al tavolo di un bar. 2 belle birre non ce le toglie nessuno. Stasera pernottiamo all'hotel La Congiura dei Baroni. La storia racconta che alla fine del XV secolo un gruppo di signori di queste terre si ribellarono agli aragonesi. Naturalmente finì in un bagno di sangue. Stamattina si parte sotto una leggera pioggia, quindi montati sella con cautela ci lanciamo in discesa verso il Vallo di Diano. Questo altopiano è posto a circa 450 metri di quota ed è caratterizzato da un terreno molto fertile. Sul lato opposto della valle si scorge Padula, ai cui piedi sorge la Certosa di San Lorenzo. Prima di arrivarci, sostiamo al battistero di San Giovanni in Fonte. Si tratta di un antico insediamento paleocristiano del IV secolo. Il lungo muro perimetrale della Certosa dà subito l'idea delle dimensioni del luogo e in effetti stiamo entrando nella Certosa più grande d'Italia. Il luogo è molto suggestivo e la vista del chiostro grande lascia senza fiato. Davvero una visita interessante. Lasciamo Padula sotto una pioggia più insistente. La strada, prima in falsopiano, poi in salita, ci porta fino ad Arena Bianca, dove girando a destra riattraversiamo il Vallo di Diano e sotto la pioggia entriamo a Buon Abitacolo, dove inizia la salita per Sanza. Questa sera siamo al B&B Champagne, dove tutto ricorda Pina, che l'ha fortemente voluto quando nacque il progetto Via Silente. Stamattina il tempo è splendido, quindi puntiamo al Monte Cervati, che con i suoi 1899 metri è la cima più alta della Campania. Per 10 chilometri seguiamo la provinciale 18, tra ulivi e castagni. Al secondo tornante la abbandoniamo e tiriamo dritti, seguendo le indicazioni per la cima. Si sale piano, ma questo ci permette di ammirare con calma lo straordinario bosco nel quale siamo immersi. Al Colle del Pero deviamo per l'inghiottitoio di Vallivona. Questo luogo è una spaccatura nella roccia ed è raggiungibile solo lungo una galleria da percorrere a piedi. Ma oggi c'è troppa acqua e quindi rinunciamo. La salita è discontinua, ma infine usciamo dal bosco e, come spesso succede in montagna, entriamo nella nebbia. Ancora poco e arriviamo al santuario della Madonna della Neve, posto poco sotto la cima. Naturalmente non c'è anima viva. Quando inizia il sentiero per la cima, ci fermiamo, la visibilità è quasi zero e quindi lasciamo perdere. Lo scenario intorno a noi però è molto suggestivo. Le nuvole ogni tanto aprono qualche spiraglio e compaiono il sole o le cime circostanti, regalando delle visioni mozzafiato.
Poi si chiude tutto definitivamente. Mangiamo le nostre 2 cose e presa la bici iniziamo la discesa. Tornati sulla provinciale, la nebbia si è dissolta e ci appare in lontananza Sanza illuminata dal sole. Questa sera per festeggiare torneremo a cenare al ristorante da Saro, un luogo davvero speciale. Stamattina siamo in discesa lungo la vecchia statale 17 nella valle del Bussento. Quando ricominciamo a salire compare sullo sfondo il borgo di Caselle in Pittari, abbarbicato al suo colle e con la consueta torre medievale a sovrastarlo. Dalla sua piazza seguiamo le indicazioni della via Silente e continuiamo sulla statale che subito dopo lasciamo perché è interrotta da una frana. Inizia a questo punto una ripida discesa lungo una stretta stradina di campagna che dopo aver incrociato nuovamente la statale diventa ancora più ripida. Finita la discesa, entriamo a Sicilì, da dove si apre un bel panorama sulla valle del Bussento e sul paese di Morigerati, dove siamo diretti. Ancora in discesa arriviamo al fondo della valle, dove attorno al Bussento sorge un'oasi molto bella. Risaliamo sull'altro versante della valle e poco dopo siamo al Ponte dei Normanni, costruito in pietra sul torrente Bussentino. Entriamo nel borgo arroccato di Morigerati, dove l'ampio sagrato della chiesa domina tutta la valle. Pedaliamo ancora in salita lungo il pendio del Monte Pannello, attorniati da un bellissimo bosco di lecci, e finalmente in discesa entriamo a Casaletto Spartano. Il bar dove ci sediamo sta chiudendo, ma gentilmente ci concedono le nostre 2 birre e poi ci lasciano solo i padroni della piazza, mentre il campanile della chiesa suona all'1:30. All'oasi delle cascate Capelli di Venere, le acque del Bussentino cadono da alcune rocce coperte di muschio, creando dei fili d'acqua sottili come capelli. Di nuovo in salita, a Battaglia rasentiamo l'imponente Palazzo Gallotti e a Tortorella finalmente si inizia a scendere. Il bosco intorno è sempre verdissimo e l'atmosfera davvero suggestiva. A questo punto lasciamo la via Silente e deviamo su Sapri, dove riposarci domani, che sarà un giorno di pioggia. Arrivati sulla costa, entriamo a Villamare, dove l'atmosfera è rilassante e la temperatura è gradevole. La ciclabile che ci porta a Sapri costeggia magnificamente le splendide spiagge cilentane. Dopo la grande pioggia di ieri, questa mattina il sole splende piacevolmente e dopo l'ottima colazione all'Hotel Pisacane partiamo in direzione ovest. A Policastro riprendiamo la via Silente, passiamo per il porto e proseguiamo in direzione della foce del Bussento. Un posto suggestivo, anche se oggi le acque torbide del fiume fanno svanire un po' di magia. Proseguendo ancora lungo la costa, giungiamo nel piccolo borgo marinaro di Scario. Il lungomare è delizioso e non possiamo non fermarci ai tavolini di un bar sulla passeggiata del porto. Ripresa la strada per Marina di Camerota, abbandoniamo la costa e risalendo i pendii sotto le pareti del Monte Bulgaria, puntiamo a San Giovanni a Piro. La salita non è mai difficile e dopo qualche chilometro arriviamo a Bosco, piccolo borgo famoso per le maioliche di José Ortega. A questo punto prendiamo una stretta stradina in salita, che tra gli uliveti ci porta in vista di San Giovanni a Piro. Anche questo paese è molto bello e gode di una vista spettacolare sul golfo di Policastro. Poi si continua a salire fino a incontrare ancora dei pascoli che ci riportano all'atmosfera dei giorni scorsi, ma l'orizzonte davanti a noi è libero e il blu del mare riempie sempre più il panorama. Lentiscosa è il paese del maracuoccio, un antico legume con il quale si prepara la tipica maracucciata.
Entrando in paese si nota subito la chiesa di Santa Maria delle Grazie con la cupola ricoperta di maioliche. A Marina di Camerota entriamo direttamente al porto, raccogliamo le indicazioni per il tour in barca che vorremmo fare domani e poi saliamo in centro storico, dove nella bellissima e piccola piazza San Domenico sorge il bed and breakfast Slow Life che abbiamo prenotato per stasera e domani sera. Dopo la bella giornata di ieri passata al mare, stamattina inforchiamo le biciclette e sotto un bel sole riprendiamo a pedalare lungo la via Silente. Pochi chilometri e giungiamo al promontorio di Palinuro, dove decidiamo di salire fino al faro. La strada è ripida e regala delle bellissime vedute sulla costa. L'arrivo in cima al promontorio, nonostante le antenne, è davvero incantevole. Lo sguardo spazia a 360 gradi. Scesi velocemente, ripassiamo per Palinuro e imbocchiamo la strada costiera che segue il mare molto da vicino. A Caprioli iniziamo a salire e dopo qualche chilometro di panorami mozzafiato arriviamo in vista del bellissimo borgo medievale di Pisciotta, dominato dall'imponente Palazzo Marchesale. Qualche chilometro ed entriamo in una verdissima valle incontaminata. Dopo un po', qui si perde anche la cognizione del tempo, dalla parte opposta della valle, disteso su di una dorsale, appare Rodio. Il centro di questo borgo ultramillenario è davvero speciale. Solo viottoli angusti non percorribili in bicicletta e un bar aperto nella piccola piazza dove ci sediamo per le solite 2 birre. L'atmosfera è di quelle giuste, che non si dimenticano. Ripartiamo sempre in salita e tra ulivi e castagni, in perfetta solitudine, arriviamo al passo. Saliamo ancora fino a Catona, ma poi ci buttiamo in una vorticosa discesa in mezzo agli ulivi. Quando riprendiamo a salire, attraversiamo Santa Barbara, lungo un viottolo spettacolare che a un certo punto diventa addirittura un pertugio. Ci passiamo. Gli ultimi 2 chilometri sono in discesa e ci portano in piazza Ceraso, centro agricolo medievale. Dopo l'ottima colazione all'osteria del Notaro, alle 9 siamo già in partenza. Oggi tocca il monte Gelbison, non si scherza. Poco dopo, di fronte a noi svetta il borgo arroccato di Novi Velia, dove passeremo scendendo dalla cima del Gelbison. A questo punto la salita si fa vera. 12 km e quasi 900 metri di dislivello. Siamo quasi sempre in mezzo al bosco, prima i castagni e gli ulivi, poi le querce ed infine i faggi ormai in veste autunnale. Che spettacolo! Ogni tanto compare, sempre illuminata da uno splendido sole, la cima del Gelbison, a ricordarci quanto manca. La salita alterna tratti estremamente ripidi a qualche tratto in falsopiano, ma con l'aiuto del motore elettrico arriviamo in cima piuttosto velocemente. La solitudine è praticamente assoluta. Lasciate le biciclette ben legate ad un palo al parcheggio, ci incamminiamo per la scalinata che porta al santuario sulla cima. Raggiunta la prima piazza, siamo proprio sotto l'enorme croce. Saliamo ancora per qualche decina di metri e arriviamo nella piazza principale, dove sorge il santuario della Madonna del Monte Sacro di Novi Velia. Da questo belvedere si gode un panorama strabiliante che spazia per tutto il Cilento e oltre.
Naturalmente, in poco tempo siamo già alle porte di Novi Velia e dopo una veloce visita riprendiamo a scendere. Arriviamo al borgo di Cannalunga, dove entriamo nella splendida piazza che è dominata dal Palazzo Ducale. L'atmosfera è ideale per gustarci una buona birra. Di buon umore ripartiamo in leggera discesa. Davanti a noi si apre la piana di Vallo della Lucania e, ad un tornante, ricominciamo a salire. Prima di entrare a Moio della Civitella, sulla destra appare un monumentale acquedotto rurale. Risale al XVIII secolo, ma ricorda molto da vicino quelli di epoca romana. Continuando a salire, il panorama si apre ancora sulla valle dell'Alento, arrivando fino al mare. Sono le 4 e siamo stanchi. Per fortuna, girando l'ennesimo costone, appare Joy in cima a una collina. Dopo una splendida dormita, siamo pronti a chiudere il cerchio. Ormai l'arrivo è a poco più di 30 km. Riprendiamo la provinciale che sale ancora per un po', ma poi scende verso Piano Vetrale. Siamo al cosiddetto Paese di Pinto e lungo la discesa si susseguono numerosi murales. Ritornati sulla provinciale, riprendiamo la discesa verso valle. La strada è ripida ed inserita in un ambiente rigoglioso e per nulla antropizzato. Arrivati alla statale Tirrenia Inferiore, la seguiamo fino a Pantana, dove giriamo a sinistra in direzione di Castelnuovo Cilento. Sono gli ultimi 200 metri di salita, in un viaggio dove il piano non esiste. Quando usciamo definitivamente dal bosco c'è appena il castello e la torre di Castelnuovo. Qualche centinaio di metri e ritroviamo la traccia lasciata oltre 15 giorni fa, quando iniziamo questo che sapevamo essere un bel viaggio e che invece giorno dopo giorno è diventato un viaggio indimenticabile. Grazie Cilento.